Ciao a tutti e ben ritrovati. Ho deciso di fare questo video perché mi si è recentemente rotto l'ombrellone da giardino e più in particolare il fermo che serve per alzarlo. Ho provato a cercarlo dove l'ho comprato e anche su internet, però non ho trovato niente come ricambio. A questo punto, dato che l'anno scorso già avevo cambiato la tela, seguendo un tutorial che avevo trovato sempre su YouTube molto ben fatto, e quindi mi dispiaceva un po' buttarlo, dato che comunque la tela era nuova, l'intelaiatura era ancora abbastanza fatta bene, perché l'ombrellone ha 4-5 anni, non di più. Allora ho deciso di tentare di ripararlo. In questo video farò vedere come ho fatto. Ecco, fatemi precisare che poiché mi è venuto in mente solamente alla fine di realizzare un video che magari poteva essere utile per altre persone che avevano lo stesso problema, non ho fatto tutti i passaggi perché mi è venuto in mente dopo, però in ogni caso è abbastanza chiaro dalle fotografie, dal filmato di che cosa si tratta. In ogni caso, se avete dubbi o perplessità, mi potete comunque scrivere e vi risponderò in merito. Comunque partiamo dal fatto che quello che vedete in figura è circa l'ombrellone che ho preso io. Io l'ho comprato qualche anno fa, quindi come sapete nel tempo qualche dettaglio cambia, in particolare qui il sistema di chiusura è a forma di parallelepipedo, mentre il mio è tondo, però bene o male non è che cambia tanto, anche perché il sistema di leveraggio è sempre il medesimo. Più in particolare quello che si è rotto è quello che vedete che tiene ferma l'asta dove scorre la parte mobile che va ad alzare la tela. Ecco, si è rotta proprio la plastica a metà, si è crepata, probabilmente il caldo, il freddo, l'apertura e le chiusure ripetute hanno fatto sì che la plastica si sia crepata. Ho fatto un primo tentativo incollandola con il Bosting o con qualche adesivo del genere e mettendogli un morsetto in modo da tenerla ben salda. Però, poiché è un punto che forza, nel momento in cui poi lo andate a posizionare, non, diciamo, non c'è verso, si rompe nuovamente esattamente nello stesso punto. Ecco, come dicevo prima, ombrelloni di questo tipo ne esistono diversi, però bene o male i sistemi di chiusura sono tutti fatti nello stesso modo. C'è una manovella che va a premere contro l'asta principale che tiene fermo in posizione diciamo la seconda asta, che a sua volta è vincolata con un perno. Quindi cosa ho fatto? Poiché ricostruire con il metallo una cosa del genere era veramente difficile, più che altro per l'incrocio tra due cilindri di diametro diverso e oltretutto inclinati, non è una cosa semplice da fare. Poi una saldatura su una superficie del genere è anche abbastanza complessa. Quindi l'idea che mi è venuta, ho preso semplicemente due staffe, ho fatto due staffe in misura, misurando il perno che c'è all'interno della parte, diciamo la zona dove si è rotta, e il perno che invece tiene ferma la manovella. A questo punto, ancorandomi in questi due punti e calcolando esattamente la distanza, ho creato queste due staffe che vedete in figura e sono andato poi a posizionarle con delle barre filettate alle quali ho applicato dei bulloni e delle rondelle per arrivare allo spessore desiderato e ho fissato il tutto in posizione. Allora io ho usato le barre filettate perché avevo quelle e gli ho dato un punto di saldatura per tenere fermo il bullone, però ho fatto così perché non avevo i bulloni della lunghezza giusta. Naturalmente se utilizzate bulloni della lunghezza corretta, eventuali controdadi e rondelle ad hoc, riuscirete a fare anche magari un lavoro più preciso e più semplice. Io avevo questi e quindi ho utilizzato questi materiali. Quindi in figura vedete il risultato. Come potete vedere è venuto abbastanza bene. Ecco, tenete presente che per il montaggio poi, nella parte dove va innescata dove va inserita la parte che si inclina, tenete conto che andrà montato direttamente sull'ombrellone perché il perno è passante e all'interno di questo perno tiene fermo anche l'asta inclinata che
è posizionata nella zona dove appunto si è rotto il componente. Ecco, come vedete questo è il risultato finale, funziona tutto, l'ombrellone si apre e si chiude correntemente, ecco la ghiera che fa da fermo l'ho ritagliata per far passare, lo vedete sulla destra, per far passare i dadi che ho posizionato per tenere tutto in posizione. Comunque il sistema funziona e devo dire che tutto sommato sono abbastanza soddisfatto. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.